Oggi voglio preparare con te un piatto della tradizione contadina di origine antica, il pollo alla cacciatora. Inizio preparando il trito di carota, cipolla e sedano. Sbuccio le carote, ne faccio un po' più sottili e poi da queste striscioline otteniamo i nostri quadratini. Faccio la stessa cosa con il sedano, ma però prima tolgo i filamenti partendo dalla base, intacco con un coltello e poi tiro e togliamo le parti un po' filamentose. Taglio anche questo a striscioline e poi ricavo i miei cubetti. E ora la cipolla. Taglio degli strati orizzontali, poi faccio dei piccoli taglietti in verticale e ecco i nostri quadratini. Ora nel mio tegame metto dell'abbondante olio extravergine di oliva e poi aggiungo il mio trito di sedano, carote e cipolla. Lascio rosolare a fuoco molto basso per almeno 10-15 minuti e nel frattempo vado a fare il mio trito di erbe aromatiche. Mentre metterò all'interno della pentola l'alloro intero, poi possiamo toglierlo, vado a tritare aglio, salvia e rosmarino. E poi aggiungo anche un pezzetto di peperoncino. Aggiungo in tegame le foglie di alloro e il trito di erbe aromatiche e odori. Ora mescolo e lascio insaporire per altri 10 minuti. E adesso aggiungo i pezzetti di pollo all'interno della pentola. Li dovrò fare rosolare per almeno 15 minuti. E mi raccomando, rigiriamoli di tanto in tanto. Ogni tanto possiamo aggiungere un goccio di brodo o di acqua calda per non fare bruciare il fondo. Ora che le carni si sono sbianchite, quindi non sono più crude, vado ad aggiungere il vino rosso e lo lascio sfumare completamente. C'è anche la variante con il vino bianco, si dice che il vino bianco venga usato più nel nord Italia mentre il rosso nel sud Italia. Io aggiungo le olive nere, ma ci sono alcune versioni in cui le olive non sono presenti. Fai secondo i tuoi gusti. Ed ora è il momento dei pomodori. Io ho scelto dei pelati, ma tu puoi usare anche la passata. Ora aggiungo un po' di sale, un po' di brodo o acqua calda, non troppo. Abbasso il fuoco, metto il coperchio e lascio cuocere per almeno mezz'ora. Ogni tanto vieni a controllare, E nel frattempo trito il prezzemolo. Ci siamo! Spengo il fuoco, aggiungo il prezzemolo tritato, do una mescolata e il pollo alla cacciatora è pronto. Semplice, gustoso e adatto ad ogni occasione, non mi resta che portarlo in tavola.